Benvenuti amici ed amiche alla vostra quarta lezione di alta sartoria. Oggi parleremo del punto più importante dell'alta sartoria, ovvero il sottopunto. Il sottopunto meglio conosciuto come punto invisibile, ma in realtà di punti invisibili non ce n'è uno, ce ne sono ben tre. Oggi li vedremo in dettaglio tutti e tre e vedremo anche in quale occasione si utilizzano. Ok? Iniziamo. Allora, eccoci al nostro primo punto invisibile, il nostro primo sottopunto. Quando si utilizza? Quando faremo i nostri orli e anche nei fondi delle giacche. Come vedete c'è una piegatura che ho debitamente imbastito e ho rifinito, almeno per la prima parte, il nostro bordo per evitare gli sfilacci con il soprammano che abbiamo visto nella lezione precedente. Adesso, come intanto questo lavoro si fa sul ginocchio, lo faccio sul tavolo soltanto per rendere meglio visibile la tecnica. Andremo prima di tutto a fermare il nostro filo. Come si fa? Non facendo i nodi noi dovremo far perdere il nostro filo all'interno delle due parti di stoffa. Quindi andremo a far perdere il nostro filo, poi lo taglieremo o lo manderemo dentro all'interno, fermeremo il nostro filo in questo modo e poi lo passeremo dentro. Ok? Dopodiché dovrò prendere su questa parte che è singola, quindi non è doppia e non dovrà essere visibile da questo lato, andrò a prendere a distanza di mezzo centimetro, sinceramente troppo lunghi diventano troppo deboli, mezzo centimetro andiamo a prendere due trame, una o due trame, e contemporaneamente prenderò un po' di tessuto di questa parte che tengo con l'altra mano ripiegata, ok? Quindi sarà invisibile da questo lato e proseguo in questo modo, quindi due trame, una o due trame e una trama presa meglio sulla parte ripiegata, ancora una o due trame e sopra prendo un po' di più. Ok, sempre sul ginocchio sarà molto più semplice. Una cosa che bisogna dire è che il lavoro, la parte mancante del lavoro va sempre sopra, non si tiene mai il lavoro girato così sotto sopra. Questo per tutti i punti a mano, perché comunque si gestisce meglio. E proseguite così fino alla fine. Vi faccio notare anche un'altra cosa: quando voi andrete a piegare in questo modo, vedete che i punti sono quasi paralleli, perché noi andremo a prendere i punti molto ravvicinati da questo bordo a quello sottostante, nel senso che se noi prenderemo più qua, il punto verrà molto più lungo, ok? E potrebbe anche tirare un pochino, quindi noi andremo a scegliere dei punti su una parte e l'altra della stoffa, tutti quasi sovrapposti. Quindi qui adesso prenderò un punto che corrisponde a questa linea qui sotto. Andrò a prendere due linee, non qua e neanche più interne, proprio immediatamente sotto la piegatura. Due trame e sopra. Due trame e sopra, in modo che rimanga anche abbastanza orizzontale. Andrò poi a chiudere, vedete sopra nella parte interna si vedranno dei piccoli punti, mentre dall'altra parte sarà completamente invisibile. Andrò poi a fermare il mio filo, come ho già fatto per l'inizio, un paio di volte, e poi lo farò perdere all'interno della parte piegata, ok? E taglierò.
E questa è la fine del mio primo punto. Passiamo al prossimo. Allora, questo punto è il più invisibile di tutti, nel senso che sarà completamente invisibile da entrambi i lati, sia dal dritto che dal rovescio. Quindi iniziamo. Ah, e quando si utilizza? Si utilizza quando andremo ad accostare due parti di tessuto, vedete, piegate, e quindi avremo necessità di invisibilità sia da questo lato che da questo. Allora, facciamo sparire il nostro filo, lo fermiamo, questa fermatura magari un po' si vede, ma ok, e poi fate attenzione a come passa il filo andrà prima così in verticale, cioè noi andremo a infilare la punta dell'ago esattamente dietro rispetto a dove esce da questa parte, poi andremo avanti di un mezzo centimetro, non di più, senza uscire dall'altro lato, quindi tra i due tessuti della parte retrostante, così, e adesso lo faccio in due volte, poi andrà fatto in un'unica mossa, quindi farò uscire il mio filo, dietro non si vedrà, e tornerò di nuovo dritta, così, ok? Quindi prenderò qua, adesso ve lo faccio vedere in un'unica mossa. Aspettate, così. Quindi sarà un filo che passerà all'interno della parte piegata per il suo mezzo centimetro e uscirà al di fuori sempre in maniera, come dire, ortogonale, non mi viene il termine. Quindi facciamo in un'unica mossa, dietro, senza uscire fuori, soltanto all'interno dei due, uscirò qua e contemporaneamente prenderò questo tessuto sul bordo, ok? Di nuovo, dietro, senza uscire da questa parte, e tornerò davanti così. Di nuovo, dietro, senza uscire da fuori, mezzo centimetro e davanti, ok? Adesso è quasi impercettibile, vedete? Il mio è rosa, altrimenti non si sarebbe proprio completamente visto, ok? Proseguendo questa cucitura su tutto il bordo avrò una cucitura a mano invisibile, però più forte rispetto a quella che abbiamo visto prima. Ok? Passiamo al prossimo. Allora, eccoci al nostro terzo punto invisibile, che noi a Roma chiamiamo sorcetto, ovvero topolino. Quando si utilizza? Si utilizza quando andremo a unire due parti di fronte, ok? Non piegate, ma una di fronte all'altra, che saranno piegati sul loro bordo e nella maggioranza dei casi saranno fermati su un altro supporto, quindi saranno un rivestimento o il dritto su una tela o cose del genere. Li ho fermati con un punto mosca che vedremo la prossima volta. Come si esegue? Allora, intanto si fa sul ginocchio, quindi perdonate la difficoltà che ho a fare questo punto sul tavolo perché veramente se non lo fate sul ginocchio rimane molto più difficile, però per farvi vedere bene il punto andrò sempre a fermare il mio filo sul bordo, ok? Vi assicuro che sul ginocchio è molto più semplice, ok, così, e farò passare il mio filo da una parte all'altra, operando dei punti sul bordo. 5 mm è troppo, quindi fate qualcosa in meno, 3 va benissimo. 3 anche, 2 forse è troppo poco, 3 mm, ok? 3, 4, non di più, perché altrimenti poi rimangono distanti uno dall'altro, rimane leggero, morbido. Quindi andrò a fare sempre col filo, mai così, cioè la punta del mio ago non dovrà andare più avanti, dovrà andare sempre dietro come il punto precedente, ok? E farò un punto orizzontale e tornerò
a farne un altro sempre col filo in avanti, dritto. Quindi in questo caso dritto significa che il mio ago non dovrà entrare più avanti, ma dovrà entrare esattamente di fronte a dove esce il mio filo. Quindi qua, forse e ancora qua, quindi topolino davanti, topolino dietro, ecco qua, ancora avanti, sul ginocchio mi raccomando, sto facendo una fatica sul tavolo, oltretutto tenendo il lavoro sul ginocchio potrete fare questo, no? Potrete tenere il lavoro in maniera più agevole, guardate, e proseguire in maniera molto più veloce, ok? Un punto sul bordo, un punto sull'altro bordo, un punto sul bordo, un punto sull'altro bordo. Vediamo il nostro lavoro da vicino, eccolo, lo vedete? Lo mette a fuoco male? E questo è il nostro terzo punto invisibile. Arrivati alla fine della quarta lezione, che probabilmente avrete trovato un pochino più impegnativa rispetto alle precedenti. In realtà il sottopunto non è dei più semplici, però non vi preoccupate, non demordete e continuate ad allenarvi con il ditale, mi raccomando. La prossima lezione sarà su un altro punto molto importante che si chiama punto mosca. Quindi sabato prossimo alle 15, tutti pronti con il vostro ditale per imparare questo meraviglioso e utilissimo punto. Arrivederci!